Allora ragazzi, è un po' che vi dico che col vecchio trattore non ce la facevo più a fare certe lavorazioni e avevo bisogno di un trattore nuovo. Finalmente ragazzi è giunto il momento, è arrivato, è qua, dietro questo portone. Sono coperto per non spoilerarvi che tipo di trattore è, perché mi ha regalato anche questa camicia col trattore, che spettacolo. Ragazzi, siete pronti? Vi faccio vedere il nuovo mezzo del contadino Nick. Che spettacolo ragazzi, eccolo qua, il TR 7006 Infiniti Antonio Carraro, rosso, fiammante, coi cavalli, sembra una Ferrari, ma in effetti in qualche senso è un po' una Ferrari. Adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Mamma mia, andiamo piccolino, andiamo. Il TR7006 Infiniti ragazzi è una macchina isodiametrica e idrostatica da 75 cavalli, quindi già inizia ad avere un po' di cavalleria. Però è piccolino così perché, se notate, ha le ruote davanti uguali alle ruote dietro, perché è appunto un isodiametrico. Isodiametrico, quindi con questa caratteristica, ci mantiene il baricentro della macchina basso, quindi abbiamo una macchina che è comunque bassa e quindi è l'ideale da utilizzare in montagna, in collina, su pendii, se dobbiamo fare un po' di cambi rotta in situazioni complicate. Diciamo che siamo a minor rischio ribaltamento. È chiaro che se poi andiamo di traverso su un piano così ci ribaltiamo lo stesso. E abbiamo una miglior maneggevolezza nei punti stretti, quindi se dobbiamo lavorare nei filari, dentro alle serre, dentro i frutteti, nei vigneti, questa qui è la macchina perfetta. È disponibile anche senza cabina, se vogliamo lavorare sotto la serra, quindi abbiamo proprio bisogno di una macchina molto bassa, oppure sotto le pergole, tipo i kiwi, tipo l'uva, quindi riusciamo a lavorare in spazi bassi, stretti, in pendenza e a girare in posti molto stretti. Chiaramente ragazzi, se voi avete 100 ettari a mais o a fieno, tutto in piano, tutto dritto, non guardatela neanche questa macchina, è una macchina per un lavoro di questo tipo, è una macchina per un lavoro in condizioni molto difficili. Il discorso dell'idrostatico invece, a differenza del cambio meccanico, ci dà una capacità di inversione molto più rapida e anche per quanto riguarda la presa in velocità, la partenza, fermo, indietro, avanti piano, avanti veloce, poi fermo, un pezzo indietro, un pezzo avanti, un pezzo indietro, tu così, questo qui è il top con l'idrostatico, ci velocizza tanto il lavoro e ci rende la macchina molto più fluida nell'andamento. Quindi se dobbiamo lavorare in spazi molto stretti, abbiamo poca manovra, se uniamo i vantaggi dell'isodiametrico con i vantaggi dell'idrostatico, abbiamo una macchina che è sensazionale. Praticamente stiamo guidando una specie di trattorino tagliaerba molto più grande. Quindi in condizioni di serra, in condizioni di pergole, dove dobbiamo girare in spazi molto risicati, se siamo magari sopra delle balze, sopra delle rive che ci dobbiamo fermare, se no andiamo giù, questa è la macchina perfetta. Un altro pro della macchina isodiametrica è che abbiamo una miglior visibilità della parte dietro, dell'attrezzo dietro e di tutta la parte circostante. Noi riusciamo a vedere sempre bene il nostro attrezzo, a differenza del trattore convenzionale. Io ho optato per una macchina con la cabina perché non ho serre e non ho pergole per ora. Quindi abbiamo questa cabina che è molto semplice perché ha anche tutti i vetri apribili. Avanti, dietro, possiamo lavorare come se fossimo senza cabina se necessario. E poi abbiamo l'aria condizionata, abbiamo delle belle luci avanti, delle belle luci indietro in modo da poter lavorare anche la notte. Attacco a 3 punti con sollevatore idraulico e abbiamo un braccetto idraulico che possiamo utilizzare come stabilizzatore dell'attrezzo. Se per esempio lavoriamo in piano però abbiamo una trincia che resta in pendenza, possiamo regolare solo un braccetto in modo da stabilizzarlo, da stortarlo, da raddrizzarlo in base a come dobbiamo lavorare.
Il terzo punto è idraulico, poi abbiamo le prese dell'olio, ne abbiamo 6, 2 a doppio effetto, una singolo effetto e poi abbiamo un ritorno. Poi vabbè, chiaramente abbiamo la presa di corrente se dobbiamo utilizzare in strada un carro dove servono gli stop, le frecce e quant'altro, e poi c'è un'altra presa elettrica supplementare se dobbiamo magari mettere un girofaro, se dobbiamo appoggiare un faro per fare dei lavori durante la notte o per delle feste anche, in base a quello che ci va. Dal posto guida, ragazzi, possiamo gestire tutto il lavoro, la marcia del trattore in totale comfort e in totale comodità, perché è una macchina con moltissima elettronica, quindi ci aiuta nei piccoli lavori, nelle piccole regolazioni, siamo molto più precisi nel lavoro con questa macchina. Allora, partiamo dai tasti generali. Abbiamo presa di forza, che è disponibile sia la presa di forza classica che l'economica, quindi che gira più veloce. Abbiamo il blocco del differenziale posteriore e sia anteriore che posteriore, poi abbiamo la possibilità di mettere la macchina solo con 2 ruote motrici, di base va con 4 ruote motrici. E poi abbiamo la presa di forza statica, quindi quando lavoriamo da fermi, se dobbiamo utilizzare un macina-granaglie, se dobbiamo utilizzare un'autopompa o uno spaccalegna. Tutti questi tasti qua sopra sono in funzione delle impostazioni che gli mettiamo. Vai, accendiamo. Qua abbiamo il menu sul quadro, dove possiamo impostare completamente la nostra macchina. Per esempio qua possiamo impostare la curva di accelerazione, quindi in base al lavoro che dobbiamo fare possiamo andare o dritti come la macchina, si prende, si accelera e si va, oppure si parte e poi si stabilizza la velocità, oppure si parte piano e accelera dopo, in base appunto al lavoro, alla macchina che dobbiamo fare, all'attrezzo. Poi abbiamo la possibilità di impostare la velocità in 2 memorie, quindi M1 e M2. Noi la possiamo impostare in modo da schiacciare questi tasti e avere la velocità preimpostata. Possiamo impostare il numero di giri, sempre in 2 velocità, quindi possiamo impostare la velocità e il numero di giri in una memoria e poi un'altra memoria con un'altra velocità e un altro numero di giri, in modo da, per esempio, se stiamo lavorando su un filare, in M1 lavoriamo con velocità e giri per lavorare tra le 2 file. Poi quando arriviamo alla fine del filare ci mettiamo in M2. In questo modo cosa succede? Va a ridurre o aumentare la velocità, perché se dobbiamo girare i parametri di giri e di velocità saranno diversi. E poi abbiamo una serie di altre impostazioni, possiamo vedere la manutenzione, possiamo vedere l'orologio, possiamo settare i giri motore, possiamo settare i giri della presa di forza, possiamo gestire tutta la macchina completamente in questo modo in maniera elettronica. Ma questo idrostatico, cioè come funziona al lato pratico? Semplicissimo. Per invertire la velocità abbiamo questa leva, semplicemente, non abbiamo leve, cambi e quant'altro. Quindi la frizione la utilizziamo solo quando accendiamo la macchina, poi mentre lavoriamo la frizione non la tocchiamo più, ce la dimentichiamo completamente. Questa macchina ha 3 velocità in avanti e 3 velocità indietro, più le veloci, quindi 3 avanti lente, 3 indietro lente, 3 avanti veloci e 3 indietro veloci. E la gestiamo semplicemente con questa, quindi togliamo il freno a mano, senza toccare la frizione eccetera, mandiamo in avanti, acceleriamo e la macchina va. Lasciamo l'acceleratore e la macchina si ferma. Dobbiamo andare indietro? Andiamo indietro, schiacciamo e la macchina va indietro, semplicemente. Così siamo fermi. Possiamo anche, se siamo su strada o se facciamo dei lavori un po' veloci, impostare il cambio automatico. Le marce le stabiliamo con questo tasto qui, quindi prima, seconda, terza, e ci farà prima avanti e prima indietro, terza avanti e terza indietro. Possiamo mettere in automatico, quindi se andiamo in strada siamo fermi, parte dalla prima, seconda, terza, come se fosse una macchina col cambio automatico. Quindi non dobbiamo neanche toccare più niente quando siamo in giro che dobbiamo andare veloci. Vi faccio vedere. Allora, impostiamo automatico. Adesso siamo con la marcia veloce. Io vi faccio vedere che dalla prima, dove sono adesso, mi ritrovo in terza in base ai giri che faccio. Andiamo. Quindi in avanti, prima, seconda in automatico,
inversore indietro e andiamo indietro. Prima, seconda. Piano, veloce, veloce, solo schiacciando l'acceleratore. Veloce e piano. Ma la figata colossale di questa macchina è il joystick. Con questo attrezzo qua noi possiamo governare completamente tutte le prese idrauliche, il sollevatore posteriore, il terzo punto e quant'altro. Tutto il lavoro lo governiamo così, in modo che noi quando lavoriamo abbiamo una mano sul joystick e una mano sul volante, in modo da non doverci staccare da questa posizione di sicurezza. È una modalità pazzesca, modalità flottante. Schiacciamo uomo a bordo e questo tasto qua dietro. E l'attacco a 3 punti cosa farà? Farà appoggiare semplicemente lo strumento al terreno, quindi non lo andiamo a forzare in una posizione. Sarà semplicemente appoggiato e quando abbiamo qualche cunetta, qualche sasso, eccetera, lo strumento, l'attrezzo che abbiamo attaccato, seguirà l'andamento del terreno. Se siamo storti, se siamo dritti, è semplicemente appoggiato in automatico, resta fermo. Poi possiamo alzare il sollevatore posteriore, abbassarlo. Poi possiamo regolare il terzo punto e possiamo regolare lo stabilizzatore dei braccetti che vi avevo fatto vedere prima. Io ho lasciato le due vere chicche di questa macchina per ultime, ragazzi. Prima chicca, supersonica, la guida reversibile. Noi possiamo prendere la postazione di guida e girarla completamente di 180 gradi, in modo da utilizzare degli attrezzi frontali col caricatore posteriore. Adesso vi faccio vedere. Se noi alziamo i pedali, tiriamo questa levetta, la postazione di guida, guarda qua, che spettacolo! Riabbassiamo i pedali e praticamente la macchina può andare al contrario. Quindi abbiamo di fronte lo strumento posteriore. È l'ideale se dobbiamo utilizzare una trincia frontale, se dobbiamo utilizzare un braccio per tagliare le siepi, per tagliare le rive, se dobbiamo utilizzare la pala, se dobbiamo utilizzare il muletto. È fantastico perché voi avete quegli strumenti lì e ce li avete davanti agli occhi e la guida non cambia, perché se voi impostate andare avanti, girare a destra, girare a sinistra, è già tutto calcolato. Quindi se giriamo a destra, non è che dobbiamo, capito, no? Buona. Quindi va avanti per noi dove siamo seduti, in realtà sta andando indietro e noi riusciamo a utilizzare lo strumento davanti agli occhi, come se avessimo un caricatore frontale. Altra cosetta colossale di questa macchina è il telaio snodato. Non la macchina snodata, è la macchina alle ruote sterzanti, perché ci sono alcuni isodiametrici che hanno la guida sterzante, quindi non girano le ruote ma si piega il telaio. Qua le ruote sono sterzanti, quindi è una macchina fissa, però il telaio è snodato. Quando siete in montagna, quando siete in collina, in mezzo ai sassi, in mezzo ai sentieri brutti, eccetera, capita che ci sia magari un sasso, ci sia un ostacolo e quant'altro. Quindi con questa macchina abbiamo la possibilità di restare sempre sul piano, però la parte davanti si muove in questo modo. Io mi trovo a lavorare in una situazione in piano, quindi la parte dietro è in piano, il sedile è in piano, ma l'ostacolo che abbiamo davanti lo stiamo superando con facilità in questo modo. Buona ragazzi, adesso la macchina c'è, non si può dire niente. Adesso c'è solo da iniziare a lavorare seriamente e nei prossimi mesi vi farò vedere un po' di lavorazione, un po' di attrezzi, un po' di lavori che si possono fare e la facilità e la versatilità di questa macchina, perché il bello di questa macchina è proprio la versatilità, può essere impiegata veramente in tutti i campi. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.